Eccoci qui per il nostro appuntamento del sabato. Bentornati e bentrovati su questo mio canale YouTube. Come di consuetudine mi sento di partire dai ringraziamenti. Chi di voi ha visto la mia videotestimonianza saprà che un brutto incidente ha bruscamente interrotto la mia carriera e quindi sono qui per ricominciare da zero e ripartire insieme a voi e affrontare questo percorso in compagnia. Per questo ci tengo, come di consuetudine, a partire dai ringraziamenti. Voglio dire davvero grazie di cuore a tutte quelle persone che mi stanno seguendo, ma che mi stanno anche dimostrando affetto e mi stanno mandando attestati di stima e tanti messaggi che mi stanno veramente aiutando e mi stanno dando la giusta carica per andare avanti. Ora però voglio sapere da voi come vi sentite, come sta andando la vostra di rinascita. È passato circa un mese e io da quel momento in poi, quindi da quando ho iniziato questo percorso con voi, non mi sono più fermata e questo è veramente un grandissimo traguardo per me, è davvero fondamentale perché negli anni addietro avevo provato più volte ma non ero poi riuscita ad avere quella costanza che è fondamentale e che determina poi la riuscita in queste attività, in percorsi come il mio. E questo anche grazie all'impegno che ho preso qui con voi, con questo canale YouTube, ma anche grazie alle mie allieve che mi stanno veramente aiutando tanto e mi stanno dando anche loro una vera motivazione e i giusti stimoli per continuare. Anzi, colgo l'occasione per rispondere ai diversi messaggi che mi arrivano e per comunicarlo anche qui a voi subito. E per chi volesse seguire questo mio metodo di insegnamento dal vivo, mi trovate alla Dance Emotion in via Biccari 15 a Roma, in zona Torre Angela. È una palestra dove io mi sento proprio di casa e quindi ho deciso per questo di ricominciare proprio da quel luogo. E quindi se siete interessati comunque trovate anche tutte le informazioni in descrizione oppure potete contattarmi tramite il format del sito www.sarastolfi.com. Io vi aspetto. Per chi invece avesse difficoltà a raggiungermi fisicamente in palestra, quindi non può venire alle lezioni in presenza perché magari non è di quella zona, perché non può, perché è impegnato in quegli orari o semplicemente perché magari vivete in un'altra città, allora a questo punto io vi invito a visitare il sito www.sarastolfi.com, dove troverete un format per contattarmi o potete farlo anche tramite l'email info@sarastolfi.com e sempre nel sito troverete la pagina servizi offerti in cui elenco tutti i servizi che io metto a vostra disposizione. E mi raccomando, contattatemi numerosi, considerate anche che oggi la tecnologia ci viene incontro, quindi basta avere uno smartphone e un computer e una buona connessione e tranquillamente possiamo organizzarci per lezioni private o di gruppo, così anche voi potrete eseguire il mio metodo di insegnamento. Io vi aspetto numerosi e trovate tutte le informazioni qui sotto in descrizione. Entrando nel merito, con l'allenamento di oggi voglio andare a chiudere una sorta di ciclo. Ad ogni allenamento precedente ho sempre inserito degli upgrade, degli scalini, degli esercizi un pochino più difficili proprio per favorire una crescita. Vi ricordo però che questi video di allenamenti saranno sempre presenti qui sul canale proprio per favorire una autogestione da parte vostra, quindi mi raccomando, consultateli e sentitevi liberi di farli quando appunto riuscite compatibilmente con i vostri impegni. Io consiglio però, se potete, di farli almeno 3 volte, di fare l'allenamento almeno 3 volte alla settimana e di lasciare un giorno di recupero e di riposo per il vostro corpo tra un allenamento e l'altro. Vi ricordo chiaramente che per raggiungere dei buoni risultati in un tempo breve, se vogliamo, è la costanza. La costanza è fondamentale, quindi più sarete costanti, più risultati otterrete. A seconda dei risultati che otterrete, con gli allenamenti che vi ho fornito, potrete coprire diversi mesi. In questo mi raccomando, ascoltatevi e autogestitevi. Mi raccomando, non mollate. Ci tengo a ricordarvi che per fruire degli allenamenti in maniera più veloce, più comoda, potrete gestire il tutto andando nella descrizione del video dell'allenamento, dove troverete i vari capitoli. Ve l'ho già spiegato nel video dell'allenamento precedente, quindi mi raccomando, fatelo perché sicuramente vi aiuterà nel consultare appunto l'allenamento. Sempre su questo canale YouTube troverete anche una playlist dove all'interno ci saranno tutti i video degli allenamenti, così sarà più semplice consultarli e andare a ritrovare, il primo piuttosto che il secondo e autogestirvi.
Dal prossimo sabato ci ritroveremo sempre qui, però andremo ad affrontare l'allenamento in maniera diversa, un po' più specifica, in maniera un pochino più approfondita e su alcuni temi che io ho già pensato per voi. Non so, lavoreremo sulla respirazione piuttosto che sulla flessibilità, piuttosto che sui glutei. E chiaramente ho già pensato a un programma, però fatemi anche sapere, ditemi voi su quali aspetti volete che io magari lavori e su quali aspetti volete che io vi imposti delle lezioni, perché sono aperta anche ai vostri suggerimenti. Ma adesso, prima di iniziare, mettete un bel mi piace a questo video e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche in tempo reale e seguitemi anche sui miei canali social Instagram, TikTok, Facebook e Telegram. Mi raccomando, se non lo avete ancora fatto, correte a scaricarvi il mio primo videocorso gratuito, perché vi sarà indispensabile per seguire alla perfezione tutti gli allenamenti che io vi propongo. Potete farlo sul mio sito www.sarastolfi.com. Partiamo subito con il nostro riscaldamento. Se come me vi state allenando con costanza, a questo punto dovreste già avere i famosi dolori post allenamento, che oggi mi danno parecchio disturbo e quindi mi ci vorrà un pochino di più per scaldarmi. Quindi circonduzioni delle braccia, al contrario, mi raccomando, sempre stringo l'addome, allungo verso il soffitto e scendo. Inspiro, vado verso sinistra, allungo questa zona, ritorno, vado verso destra e avanti, gambe tese, fronte parallela al pavimento e ritorno, sinistra, destra, avanti e ripeto. Mi raccomando, con le spalle vado lontano, come se volessi prendere qualcosa che in realtà è troppo in alto. Fronte parallela al pavimento e ritorno. Sciolgo le spalle, vado con la spalla il più possibile vicino all'orecchio, chiaramente senza muovere la testa. Testa è bella ferma e le spalle si alternano destra, sinistra e contrario. Mi scaldo un pochino il collo. Avanti e indietro. Tutta la circonduzione. E un bel respiro. Adesso andiamo a scaldarci le parti periferiche. Non ci pensiamo mai, ma sono molto importanti, soprattutto con questi primi freddi. Quindi andiamo a fare questo movimento, come se volessimo salutare, il famoso saluto ciao ciao dei bambini, e l'impulso che dobbiamo dare è verso l'esterno, quindi apro chiudo verso l'esterno, poi avanti e poi in alto e continuo, avanti, bene bene con l'impulso verso l'esterno, forte, avanti e in alto, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, ancora gli ultimi. Se sentite gli avambracci che faticano e le dita che non riescono più a fare questo movimento, è normalissimo, stiamo lavorando bene. Apro, chiudo, adesso lascia, rilassa e allunga smezzando i polsi, come se qualcuno mi tirasse da qui e da qui verso l'esterno. Tira, respira, espira e abbassa bene le spalle, svuota bene la cassa toracica e lascia. Adesso lentamente andiamo a scaldare un pochino le ginocchia e le anche, quindi sciolgo,
gira gira sulle ginocchia a destra e a sinistra e ancora muovi il bacino avanti e cerca di sciogliere e anche indietro, faccio la circonduzione come se volessi riempire un tubo, come se stessi all'interno di un tubo e volessi andare a toccare tutti i lati e cambio. A questo punto vado con il bacino verso sinistra e poi verso destra, vado in avanti e poi vado indietro. Adesso lavoriamo anche sui piedi, sulle caviglie, sempre perché con il freddo io sento proprio che ho bisogno di lavorare bene sulla parte periferica del corpo. Mi metto di profilo così vedete meglio. Sempre mezza punta, punta, mezza punta e torno. Ancora mezza punta, mezza e torno. Mentre fate questo esercizio dovete tenere bene gli adduttori e i glutei. Stringete anche gli addominali, quindi non è il semplice piede che lavora, ma devo comunque tenere con i muscoli del corpo. Cambio, lo faccio 4 volte, 1, 2 e 3 e 4 e poi lo faccio avvicinando i talloni tra loro. In questa fase stringo bene gli adduttori e i glutei. E 2, anche quando ritorno stringo bene l'adduttore, e 3 e 4. Sembrerà banale ma non lo è, vi scalderà tantissimo e vi aiuterà già a percepire bene la forza delle gambe. E 4. Adesso lentamente mi piego sulle ginocchia. Le ginocchia sono leggermente rivolte verso l'esterno e con la spalla destra vado verso il ginocchio sinistro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro ed espiro. E lentamente torno. Adesso ci scaldiamo un po' le spalle, le scapole, la schiena. Quindi in questo esercizio spancio verso l'alto e inarco il più possibile la schiena e molleggio. Adesso faccio il contrario, quindi apro le braccia, butto fuori l'aria, contraggo, prendo le scapole e mi chiudo, contraggo verso l'interno e la testa va sotto. Inspiro, espiro e contraio. Piego le ginocchia e contraggo. Allarga bene le scapole e allunga bene la colonna. Inspiro e fuori. A questo punto lentamente piego le ginocchia e sviluppo avanti, stendo e sviluppo avanti, mi proietto avanti con il busto, quindi sviluppo e stendo, piego e 4 e 5 e 6 e 7. Mi raccomando, schiena è dritta, petto spinge verso il pavimento. Arrivata a questo punto allungo come se volessi prendere qualcosa che in realtà sta troppo lontano. Da lì allungo avanti, espiro e vado lontano con le mani, cercando di tenere la schiena dritta. E torno.
Ci scaldiamo un pochino anche la parte inferiore del corpo, quindi le gambe in allungamento. Vado avanti e lentamente chiudo e avvicino i piedi. Chiaramente chi non riesce ad arrivare a toccare il pavimento si fermi lì dove arriva, cioè se io arrivo in questa posizione rimango in questa posizione e lavoro lì in allungamento, cercando di pensare petto verso le ginocchia, così lavoriamo bene su tutta questa fascia di muscoli e andiamo ad allungare veramente. A questo punto destro avanti, piede in linea con il ginocchio e vado in accosciata. Piano piano allungo, se posso poggio piede e ginocchio, stendo il ginocchio e piano piano stacco e rimango, espiro e sto. Da questa posizione lentamente torno e passo per il centro. Passo per il centro. Mi raccomando, non andate, l'errore comune è di andare con il bacino verso il piede della gamba piegata e di alzare il tallone. Mi raccomando, cercate di non farlo, quindi magari preferisco che stiate più in alto col bacino, ma comunque il tallone deve essere a terra e dobbiamo mantenere comunque il piede in asse con il ginocchio. A questo punto piano piano passo per il centro, sempre spingendo col bacino verso il basso e mi allungo dall'altra parte. Stesso discorso, piede in asse col ginocchio, bacino spinge verso il basso, con il gomito mi aiuto e apro il ginocchio. Chiaramente in questa fase chi sarà già flessibile sarà facilitato, ma l'esercizio può svolgerlo tranquillamente anche chi non ha una grandissima flessibilità. Chiaramente magari arriverà così in questa posizione, va bene, dove sentite che inizia a tirare, lavorate lì, sempre respirando e sempre non spingetevi troppo oltre, cercate di ascoltarvi. A questo punto cambio e mi giro dall'altra parte, come abbiamo fatto prima, piede dietro puntato, piede in asse col ginocchio. A questo punto poggio il ginocchio a terra, stendo la punta dietro e lentamente stendo il ginocchio, lavoro proprio qui, l'anca spinge verso il pavimento, mi poggio con le mani sul ginocchio e respiro. A questo punto stendo e ritorno. Stessa cosa che ho fatto prima, spingo con il petto verso le ginocchia e adesso srotolo, cioè stacco vertebra per vertebra, vengo su, la testa sale per ultima. Un bel respiro e fuori l'aria. E là. Eccoci qui a terra, adesso continueremo sulla scia del riscaldamento con ancora un pochino di flessibilità. Io utilizzo per comodità un tappetino, quindi qualora non lo avete, se volete acquistarlo trovate il link qui sotto in descrizione. Iniziamo subito. Avvicino le piante dei piedi tra di loro e appoggio le mani dietro sul pavimento. Spingo con le ginocchia verso il pavimento il più possibile. Non preoccupatevi se non arrivate a terra, è normale, se non avete un percorso di flessibilità alle spalle è normalissimo non arrivare con le ginocchia a terra. Ci arriveremo, sicuramente lavorando ce la possiamo fare ad arrivarci. A questo punto continuate ancora a spingere con le ginocchia verso il pavimento.
Ora ve l'ho mostrato di lato, posso tornare di fronte a voi e spingo con le ginocchia sul pavimento, verso il pavimento. A questo punto riavvicino le ginocchia e vado a lavorare con la gamba destra, gamba tesa di fronte a me, e cerco di avvicinarla il più possibile, schiena dritta. Con una mano posso anche poggiarmi e aiutarmi. Espiro, piede in flex e sviluppo lateralmente, incrocio. Mi metto di fronte, incrocio e tiro. Ricordate di espirare e di lasciare le spalle in asse. Ritorno e sviluppo la gamba di lato alla seconda, diciamo, in danza, quindi da qui sviluppo alla seconda e piano piano lavoro là. Ritorno ancora avanti, sempre con l'aiuto delle braccia. Se possiamo, adesso inspiro, butto fuori l'aria, lascio la gamba lì e scendo lentamente in 5 secondi. 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2 e 1 e lascio. Chiaramente questo tipo di esercizio è abbastanza complicato se non siamo abbastanza flessibili. Se non riuscite a farlo in questa maniera, comunque lavorate in questo modo. Da questa posizione cerco di far salire la gamba il più possibile e cerco di avvicinarla, di avvicinare il ginocchio al petto. Se non riuscite nemmeno a fare questo, perché comunque avete bisogno di più tempo per rinforzare bene i vostri muscoli, in questa posizione allungatevi verso la vostra gamba, sempre pensando di portare il petto verso il ginocchio e allungo. Questo chiaramente può farlo anche chi ha fatto l'esercizio precedente. Allungo verso il mobile, allungo verso l'esterno, quindi allungo e verso il soffitto e ritorno e cambio gamba. Vado a svolgere l'esercizio con la gamba sinistra di fronte a me. Se voglio mi appoggio con la mano e mi aiuto. Piedi in flex, ritorno, espiro, incrocio e sto. Spalle in asse, basse, ritorno, sviluppo alla seconda. Spalle in asse, ritorno, sviluppo davanti. Inspiro, butto fuori l'aria, lascio la gamba lì e sto. Scendo in 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Inspiro, 5 e su, 4 e su, 3 e su, 2 e su, 1 e su. Lavoriamo sempre in allungamento, quindi ci concentriamo ancora un po' sulla flessibilità. Allungo avanti, la testa va sotto, penso sempre per allungare bene il petto e le ginocchia. Porto le braccia avanti, circonduzione, scendo, attacco vertebra per vertebra, contraggo in questa fase il bacino, è introflesso e va verso il soffitto, proprio per non gravare sui lombari. Attacco vertebra per vertebra, poggio e vado con le gambe verso l'alto. Devo cercare idealmente di non andare troppo indietro, ma bensì l'impulso è verso l'alto. Quindi una volta che arrivo all'incirca a 90 gradi cerco subito di staccare e di andare verso l'alto. Quindi ripeto. E torno su, circonduzione e su e ritorno, avanti, circonduzione e su e ritorno,
avanti, circonduzione e su e ritorno, avanti, circonduzione e su e ritorno. Chiaramente svolgo sempre le mie 8 ripetizioni per 3 volte, minimizzando i tempi di recupero tra un esercizio e l'altro. Terminate le 8 ripetizioni, sempre in allungamento, vado avanti, circonduzione, sempre attaccando vertebra per vertebra, arrivo questa volta dietro, quindi allungo, 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 fino ad arrivare a terra con le gambe tese, se possibile. Se non è possibile, va bene comunque piegare le gambe, ma iniziare ad allungare la schiena. E spingo con il bacino. A questo punto afferro le caviglie e cerco di attaccare vertebra per vertebra. E su. Questo è un esercizio di allungamento, quindi non andate a fare le ripetizioni, ma cercate di svolgerlo 2, 3, 4 volte se ve la sentite e di rimanere il più a lungo possibile in questa posizione per favorire proprio l'allungamento. Mi raccomando, sfruttate la dinamica del corpo, l'oscillazione per tornare su, quindi quando fate questo sfruttate poi la dinamica per tornare su. Andiamo a lavorare adesso sui dorsali e iniziamo sempre con degli esercizi più che altro di flessibilità e di allungamento e dopo attacchiamo degli esercizi di potenziamento. Ci tengo a precisare a dire che flessibilità e potenziamento devono andare sempre di pari passo per avere dei buoni risultati. E spesso ci confondiamo e pensiamo al famoso stretching dopo lezione o al famoso potenziamento e li pensiamo come due cose separate. In realtà per ottenere dei risultati ottimi e per preparare veramente bene il muscolo ad essere sia potente che flessibile, che poi è il fine che serve per chiaramente chi fa aerea come me, quindi nel mio caso specifico, dobbiamo proprio andare a lavorare tanto sul potenziamento quanto sulla flessibilità nello stesso momento. Quindi andiamo a fare esercizi di questo genere. Partiamo in questa posizione e andiamo a schiacciare il bacino verso le mani. In questa posizione guardiamo il soffitto con la testa. Cerchiamo di andare il più lontano possibile, spingendo appunto con i palmi contro il pavimento e allontanandomi il più possibile dalle spalle. A questo punto punto i piedi e schiaccio, andando sui piedi, schiaccio il petto al pavimento. Gambe tese. Inspiro, espiro, bacino torna, testa sale. Stringo bene i glutei, inspiro e fuori. E ritorno. E ritorno. Mi raccomando, svolgete questo esercizio per almeno 10 volte, senza le 3 ripetizioni. Adesso andiamo a lavorare, come vi dicevo, sul potenziamento. Quindi mi metto sdraiata a pancia in sotto, appoggio le mani sul pavimento e appoggio la fronte sulle mie mani. Inspiro e faccio 8 ripetizioni per 3 volte, minimizzando sempre i tempi di recupero e sollevo le gambe tese. Quindi inspiro e fuori, inspiro, fuori, per alternare. Adesso, dopo le prime 8 ripetizioni, metto i palmi delle mie mani sulla nuca, inspiro
e lasciando i piedi bene incollati al pavimento sollevo la testa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ripeto l'esercizio precedente, quindi faccio gli altri 8. Mani sul pavimento e fronte sulle mani. Inspiro, espiro e sulle gambe. 8, 7, 6, 4, espiro quando sto sotto sforzo. 3, 2, 1. Senza tempi di recupero, inspiro e su. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mi raccomando, ripetete ancora una volta gambe e poi busto. Al termine delle 3 ripetizioni, allungo, 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 stringo fortissimo i glutei e provo lentamente a staccare le braccia, lentamente. E allungo. A questo punto torno su e sono pronta per il prossimo esercizio. Siamo pronti quindi per il nostro prossimo esercizio. Adesso cerchiamo di lavorare sempre sulla flessibilità, quindi inspiro e inarco la schiena il più possibile e con la testa guardo il soffitto. Espiro, quando espiro butto fuori l'aria e vado a spingere in dentro la pancia, allungo allungo, esco fuori dalle spalle, faccio il famoso gatto, mento al petto. Inspiro e fuori e inarco. E torno. Inarco e ritorno. Faccio questo esercizio per 8 ripetizioni senza ripeterlo per 3 volte. Al termine delle 8 ripetizioni immagino che ci sia un tubo e di trovarmi all'interno di questo tubo e vado a riempire con la schiena tutte le estremità, quindi vado a toccare questo tubo su tutti i lati. Parto quindi in basso, vado verso sinistra, vado verso l'alto, vado a destra e torno in basso. A questo punto vado sull'altro lato. Fondamentale la respirazione, soprattutto quando sto in alto, quindi contrazione, espiro. Ripetete anche questo esercizio almeno 4 volte per lato. Adesso andiamo a lavorare un pochino di più sui glutei, quindi mi metto sempre in questa posizione, inspiro, fronte parallela al pavimento, espiro e sollevo. Rimango in questa posizione e faccio dei piccoli movimenti verso il soffitto, solamente con la gamba sinistra. Ricordatevi di respirare almeno per 8 tempi. Ritorno e cambio e ricomincio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il movimento deve essere piccolo e l'impulso deve essere verso il soffitto. L'impulso della gamba che spinge deve essere verso il soffitto. Mi raccomando, in questo esercizio cerchiamo di controllare di tenere bene con l'addome, con il gluteo chiaramente, però di controllare anche l'equilibrio. Fronte parallela al pavimento. 8, 7, il palmo della mano alzata, quindi il braccio è contrario alla gamba, e teniamolo parallelo al pavimento perché questo ci aiuta nell'equilibrio. 8 e ne faccio 8 con l'altra gamba. Ripeto sempre l'esercizio per 3 volte. 5, 6, 7, 8.
Ora andiamo a lavorare sempre sui glutei. Ci appoggiamo però questa volta sui gomiti. Inspiro. Quando espiro, alzo la gamba e chi comanda è il ginocchio che spinge verso il soffitto e si apre lateralmente. Inspiro e fuori. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminati, rimango e faccio 8 piccoli movimenti verso il soffitto. Chi comanda è sempre il ginocchio. E ritorno. Cambio gamba. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 piccoli movimenti, chi comanda è il ginocchio verso il soffitto. Cambio e ripeto per altre 2 volte con la gamba sinistra e poi con la gamba destra. Andiamo a svolgere adesso i famosi piegamenti, sempre con le ginocchia appoggiate a terra per facilitare. Chi se la sente può iniziare a farli con le gambe tese. Quindi iniziamo, mani all'altezza delle spalle, gomiti sono paralleli al corpo e scendo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mi fermo qualche secondo e ripeto altre 2 volte 8 e 8 piegamenti. Adesso andiamo a lavorare un pochino di più sull'addome. Quindi mi stendo, inspiro, quando espiro vengo su con il busto portando il mio braccio sinistro verso la gamba, il mio braccio destro verso la gamba sinistra e viceversa. Quindi di questi ne faccio sempre 8 ripetuti per 3 volte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mi fermo qualche secondo e riprendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mi fermo qualche secondo e riprendo. Adesso andiamo a lavorare in piedi. Mettiamo palmo contro palmo e spingiamo mano contro mano in maniera tale da lavorare anche su questa fascia. Quindi spingiamo, mi raccomando, teniamo le spalle basse e i gomiti alti in questa posizione. Inspiro e faccio uno squat, vado in accosciata abbastanza profonda e tengo le ginocchia leggermente aperte come se volessi fare un sumo squat. Quindi vado in accosciata, nel momento di massimo sforzo butto fuori l'aria, quindi espiro quando torno su. Quindi vado verso sinistra, torno, vado al centro e vado verso destra e ritorno. Accosciata, accosciata, centro, sinistra e destra avanti, centro. Quando vado in affondo cerco appunto di toccare con il ginocchio il pavimento. Passo per il centro e vado dall'altro lato. Di questo esercizio ne vado a fare 30. Quindi partendo dal centro inizio a contare 1, 2, 3, 4, 5 e via dicendo fino ad arrivare a 30. Mi fermo qualche secondo, poi ne vado a fare 20. Mi fermo qualche secondo, ne vado a fare 10 e mi fermo. Ultimo esercizio, ma non per importanza, vado a lavorare sui polpacci. Unisco i piedi, inspiro, ginocchia tese, mi raccomando, sto bene in linea, stringo l'addome, stringo i glutei, stringo anche gli adduttori, fondamentale. Quindi inspiro,
fuori l'aria e salgo e faccio questo movimento, quindi polpacci, almeno per 10 volte. Arrivata alle 10 volte cerco di rimango, stringo e faccio dei piccoli movimenti verso il soffitto. Conto sempre fino a 10 e poi riscendo lenta, stringendo gli adduttori. Inspiro e faccio 10, 9, 8, 7, mi proietto verso l'alto e verso avanti. 5, 4, 3, 2, 1. Mi fermo. 10 piccoli movimenti in questa posizione. Lentamente stringo tutto, stringo addome, stringo glutei, stringo adduttori, espiro, scendo in 5 tempi. Ripeto, 10 piccoli movimenti e scendo. Adesso siamo arrivati all'ultimo esercizio dell'allenamento di oggi, che potrà fare soltanto chi ha visto il mio videocorso gratuito e ha quindi imparato ad utilizzare gli attrezzi aerei dentro casa. Andiamo subito a vederlo. In questa posizione mi posiziono al centro dei tessuti, lo può fare anche chi ha un cerchio o chi ha un trapezio. È fattibile anche da chi ha una sbarra per le trazioni. Mi traziono, afferro i tessuti in questa maniera, mi traziono e porto le ginocchia verso il petto, stendo e ritorno giù. Ripeto. Ne faccio almeno 8. È importante in questo esercizio chiaramente non sfruttare lo slancio che ci può dare il pavimento. Quindi è importante non fare questo, perché altrimenti vado a facilitare di molto. Diciamo che un piccolo aiutino, dopo qualche volta che fate appunto l'esercizio, potete anche darvelo, però se lo vogliamo svolgere nella maniera più precisa possibile dobbiamo proprio trazionarci senza sfruttare la spinta del pavimento e poi portare le ginocchia al petto, stendere e ritornare. Eccoci qui, siamo giunti al termine di questo allenamento. Spero sia stato stimolante, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere, continuate a scrivermi, a farmi sapere come vi state trovando, come sta andando. Io vi ho già detto, sento il mio corpo che sta reagendo e sono molto felice di questo, anche se comunque ammetto che è dura, quindi non preoccupatevi se avete difficoltà, se sentite dei doloretti, se i muscoli tirano, è tutto normale. Ricominciare è sempre molto faticoso, però superata questa prima fase poi sarà tutto in discesa e inizieremo veramente a sentirci meglio. Io già inizio a sentirmi più impostata e sento che sto recuperando piano piano, quindi datevi tempo e mi raccomando non siete troppo severi con voi stessi, però cercate comunque di non mollare e di spingere, di riuscire a continuare questo percorso e facciamolo insieme, perché di questo sono davvero felice. Aspetto i vostri commenti, i vostri feedback, fatemi sapere come sta andando, fatemi sapere che cosa ne pensate anche di quest'ultimo allenamento che abbiamo fatto oggi. Io vi saluto, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito e vi mando un bacio.